Mite, chi merita merita. Diciamo che il primo che si sveglia sei tu. Mhm. Eh, Mi rimetto l'armatura. No, scusa, lampeggio Dungeon. Dungeon. Mi rimetto l'armatura. Prendo il mio zaino io lo zaino da avventuriero, me lo metto in spalla. Metto la spada sulla cinghia, insomma, mi preparo. Eh, Esco in corridoio. C'è qualcuno sveglio? Bravo. Prima cosa che apri la porta della tua stanza verso il corridoio. ehm, di solito la mattina quello il profumo di fresco, no? Invece in questo caso il corridoio hai presente l'odore del bagno di casa tua dopo il primo San Martino? Nel lontano 2005. Nel lontano 2005, quando praticamente il bagno è stato chiuso per 5 mesi dopo una comitata. Tua, tra l'altro. Sì, eh, l'odore è quello. Presto molta attenzione a non Per calpestare terra nulla. vedi una massa verde. Ok, presto molta attenzione a non calpestare nulla, ma seguo le impronte eventualmente lasciate. Lo seguo con lo sguardo. Se Praticamente qualcuno ha vedi, calpestato il vomito, le seguo con lo sguardo. sì, c'è una scia di vomito che finisce 2 stanze dopo la tua. Una sola scia di vomito che finisce là. 2 tracce di piedi, c'è 2 tracce di piedi. Sì, no, dico quante cioè sono una persona. Perché Grodd scende per terra, c'è Ah, c'è. nessuno da là, ha Ok. dormito sul corridoio. Ah, bene. Vado verso Grog. Sì. Prendo dal mio zaino. Lui com'è? Ha qualcosa addosso? Beh, se Simone mi ha lasciato lo zaino, comunque stavo sotto a bere con lo zaino vicino, quindi penso mi abbia lasciato lo zaino lì a fianco a me sul pavimento e il mio martello. Mi sto abbracciando il mio martello come fosse un peluche. Lo ho fatto, ho lasciato lo zaino. Io realmente gli ho detto quale zaino, non so dove sia il tuo zaino, io ho preso solo te, ti ho caricato di peso e ti ho portato sopra, non sono un cazzo di valletto. Quindi c'è o no, Samu, lo zaino? Cioè, Allora prendo la mia otre e lo scuoto levemente. Mezzorco, rifocillati e bagnati le labbra. Glielo faccio colare un po' in bocca per farlo riprendere. Beh, io come mi riprendo? Agitato, sereno, tranquillo. no, tu ti riprendi, cioè ti svegli e quando ti svegli praticamente sei un attimo, mi trovo, cioè, Totale un hangover. posto che non avevo mai visto. Metti un attimo a mettere a fuoco loro, perché non è che dici che è amico tuo, lo conosci da una vita, cioè l'hai visto ieri sera la prima volta, ci metti un attimo, tu che cazzo sei? Ah, tu sì, sì, è Guarda, quello, sei vecchia appunto di ieri sera. Sì, dove ci troviamo, capito? Dove sono? Madonna, sto malissimo, però è un bellissimo risveglio. Sei Bevi, bellissimo. bevi, bevi, Sì, bevi, bevi pure. Senza però grazie, toccare l'otro con le labbra, per grazie. favore. Praticamente la metà me la getto in faccia, No, praticamente. ma io te lo verso, non ti faccio toccare la mia otre, te la verso sulle labbra, solo che se ti avvicini te la alzo un po'. Ok. Te la verso sulle labbra e poi
tu facendomi così noti chiaramente che le zanne tipiche, diciamo, da mezzorco sono tutte e due spaccate. Cioè, Spaccate? sì, non ho le zanne, quelle di sotto, non le ho. Tipo troncate? Sì, male. Cioè, non sono state tagliate, sono state spezzate. Ok, ti porgo il braccio. Vieni, mezzocco, ti accompagno in camera tua, non dormire a terra. Grazie mille. Ma lo zaino? Fino a che non riprendo quel cazzo di zaino mi romperò. Qual è la tua stanza? Stanza. Non lo so, uno. Non posso Non accompagnarti. so neanche se gliel'ho chiesta. Non lo so se ce l'ho una stanza. Non mi ricordo. Grog, tu cioè, tu non lo sai cosa sono le locande, cioè perlomeno come hai vissuto fino adesso, non è... Ok, sì, sì. Che cos'è una stanza? No, più che altro Laurel, Grog attualmente siamo a casa di qualcuno, non ha la concezione di locanda, di un posto dove si paga per una stanza. No, per quello che ne so io. Capito? Vieni, ti Vabbè, accompagno nella mia camera allora. Lo seguo, però non capisco cosa intende con camera. Ti faccio appoggiare su di me, cioè ti presto il braccio. Sì, cioè nel senso io ti rispondo come per dire da secondo, ma non capisco che mi stai a dire. Non so cos'è una stanza, una camera, non lo so. tecnicamente lui ha dormito dentro le capanne fino adesso, ma cioè, neanche sempre, e poi sopra una barca, cioè, lui è questa la concezione di vita. Lo faccio trarre sul mio letto. Praticamente vedi che Laura ti porta dentro questa stanza e che ti ha dato, praticamente ti ha aiutato un attimo a ripulirsi dal vomito, ti ha fatto appoggiare sopra questo letto e per te è una sensazione tutta nuova. Letto rifatto, eh. Prima di addormentarmi gli Perché non mi dico, c'ero addormentato io. Spiaccicando, sono in debito con te, me ne ricorderò. E poi muoio Ne male. sono, ne sono certo. E intanto resisti un attimo e togliti quei luridi vestiti pieni della tua bile. Ti do una mano a togliersi tutti i vestiti. È una stanza sola, immagino, vero? Come dormi, Grog? Come cado sul letto? Ok. Terra. Posso chiederti di fare un tiro di percezione per vedere se sei addormentato? Effettivamente, Samu, posso? Scusami, guardavo la scheda e non ho visto. Posso? Dieci. Allora, non sei sicuro, però comunque senti dal respiro che è un respiro pesante. Mi voglio fidare di me, controllo tutti i vestiti e le eventuali tasche. Voglio vedere se ha qualcosa della Nina, se ci sono oggetti strani che possono ricondurre ad altre persone o se ha una carta d'imbarco o un documento di lavoro. Ok? Cerco di fare tutto in modo più discreto possibile senza mettere rumore e quando dico mettere rumore ehm, intendo, cerco di fare attenzione a non far cadere cose dai suoi vestiti, tipo una cinta. Ok? Allora, tira a cercare, Perché percezione. percezione. Qualcosa che non va in questi dati, ragazzi.
C'è qualcosa che non va. Allora, mentalmente lui addosso non ha nulla. Eh, non ha nulla. Ha il martello che si porta dietro le tasche ha uno straccio. Una pezza. Pezzo di stoffa. Se non è niente di importante non lo guardo. E lo butto lì. Se è uno straccio lo butto. Torchio perché tu in tasca hai in tasca uno straccio e vedendolo per come è vestito mi dice che fa niente nello specifico e per te non è niente È un di... tessuto, uno straccio di tessuto. C'è sta ricamato qualche iniziale sopra? Mo te lo dico io. Hai presente proprio uno straccio sporco? Sì. Torchio, cioè tu quando proprio lo cacci dalla tasca è proprio, non è una cosa ripiegata, curata, è proprio ammassata così, prendi, come quando prendi un asciugamano tieni per lungo. Ok. Bene, i vestiti che gli tolgo li piego tutti e li metto sulla sedia, faccio la stessa cosa con il contenuto delle sue tasche, non lo rimetto nelle tasche, lo piego e lo metto sopra. Ok? Mentre quella cosa Aspetta, Ok, quando vai a ripiegare tutto, pieghi anche lo straccio, ovviamente lì sopra vedi che cioè, mentre lo stai ripiegando non gli dai tanta importanza all'inizio, però a un certo punto vedi che c'è delle strane linee che alla fine vedi che compongono un disegno. nel senso che ok, ok. Vi ho scritto a tutti e due, sia a Samuele che a Simone. Ok, se riconosco che palesemente è quello che ho visto sul suo corpo, ci presto attenzione, se no no. Sì, Sì. Mi dice qualcosa? Aspetta, ti voglio dire una cosa, io ho conoscenze troppo subito, no. storia, ok, no. Non ti dice niente, però cioè non ti dice niente il disegno. Però per come è fatto, conoscendo, studiando, cioè comunque la sua razza l'hai studiata, Mhm. non l'hai mai vista, non l'hai mai vissuta, non ce n'hai avuto a che fare, però l'hai studiata, sai come ragionano, come le loro folklore, e sai che è uno stentardo, riconosci che è uno stentardo. Ok, quello che per noi sarebbe il simbolo araldico. Esatto. Ipotizzo che faccia parte della sua tribù. Luci, 1 più 1, logica, Cerco di memorizzarlo e poi ti chiederò la forma. Lo piego, lo lascio sopra i vestiti, quindi quella è l'ultima cosa che metti sui vestiti, stivali a terra, il martello poggiato a fianco della sedia, dopodiché lasciando le chiavi all'interno della stanza. Io ti ricordo che ho lo zaino addosso, quindi le chiavi gliele metto a fianco al fazzoletto e chiudo la porta. Ido, Shui e Biren, vi svegliate anche voi. Ah,
Nulla di Io che. raccolto tutte le mie cosine ed esco fuori dalla stanza. Io pure, idem, prendo quello che è mio, mi serve, scendo sotto a fare colazione e via. Io preparo l'attrezzatura, e tutto quanto, lascio tutto pronto nelle mie stanze, non indosso l'armatura, solo come stavo negli altri giorni, solo col pugnale e una tunica. Vado dal capogilda, gli racconto l'accaduto della sera precedente e gli chiedo notizie di Blizza. Gilda è il è anche il capocarpentiere del porto e si chiama il chiodo storto. È un ibrido tra un umano e un nano, quindi diciamo che ha anche abbastanza. Vi siete abbastanza simpatici entrambi. Dopo che ti prendo un po' in giro per i fatti successi, per i fatti accaduti la serata precedente, ehm, dice che Brizza Nefteria, Dornigold, nessuno qui l'ha mai vista, l'hanno soltanto, cioè è un fantasma, l'hanno soltanto, la conoscono per sentito dire. Quindi è un evento più grande di quello che immaginavo. Brutto fumo fa la pipa. Di classe, di classe. Visto i fatti, vediamo come butta, capace che mi prenderò un po' di giorni per tu sai precedentemente che cosa facevo. Intanto ti lascio i prossimi 3 mesi pagati, tanto sta per scadere per la gilda. Ok? Ok, a dopo, c'ho ancora le mie cose. Sì, vabbè, quella è la stanza tua è posto. Dove vai? Vado verso la taverna. Ok. Mentre ti incammini verso la taverna, passi tra la gilda e la taverna c'è la piazza e nella piazza c'è la bacheca degli avvisi. Vado a vedere la bacheca degli avvisi. Mentre passi davanti alla bacheca degli avvisi, vedi che c'è un soldato sta affiggendo un nuovo avviso. Vado a vedere di che si tratta. L'avviso c'è scritto che chiunque abbia informazioni inerenti alla scomparsa della nave Lanina, pregato di recarsi in caserma per una deposizione. Va bene, lascio l'avviso attaccato, anche perché c'è la guardia lì a fianco. E mi dirigo a fare colazione. Ok. Allora, Shui e Biren, mentre uscite dalle vostre stanze, praticamente vi vedete, uscite quasi in contemporanea. Praticamente Shui esci dalla porta e davanti alla tua stanza vedi che c'è sporco. Pozza. Un odore che direi di cadavere Soprattutto poco. questa mattina. C'è un rogalino per te, Giada. Io, tra me e me, penso che E tu per questa scena l'ho già vista. tu fai questo, apri la porta, ti arrivano due schiaffi in faccia, fai così, fai, tiri indietro, vedi lo schifo per terra e cammini, cioè per uscire, per scendere al piano di sotto, cammini raso la parete cercando di non Di non calpestare prenderlo.
i pezzi di spezzatino Che schifo. che Baldur aveva cucinato ieri sera. Chi vedo di conosciuto giù nella sala A colazione? fianco a te c'è Biren e scendete insieme. Ok. Sotto praticamente tu sei andato subito via o sei ancora lì? Sono ancora lì. Ok, quando scendete, Shui e Biren, vedete che c'è Laurel, diciamo, nella sala della taverna. Nel momento in cui vi accomodate e che vi portano la colazione, vedete che entra anche Ido. Io saluto tutti. Buongiorno ragazzi, deduco che la persona che manca è quella che ha tappezzato mi spezzatino il pavimento. Quando dice così sento cattivo odore? Tu no. Io ti rispondo, il mezzorco sta bene, sta riposando nella mia stanza. Ottimo, ti ringrazio. Come? Dico ottimo, ti ringrazio. Perché dovresti ringraziarmi tu? Perché ecco di farti capire che ci servirà. Ah, ok. Sicuramente. Io sto cercando di fidarmi di te, quindi se dici che ci servirà, sicuramente ci servirà. Quanto sai di quel mezzorco? Proprio in realtà l'ho conosciuto a bordo della nave, non abbiamo scambiato, abbiamo fatto questi discorsi, abbiamo scambiato molte parole, però mi sembra un bravo orco. Non ci sono A parte qualche vizietto, mischiare birra e spezzatino. Qualcuno di voi possiede penna e calamaio? Oddio, ma mentre faccio colazione mi devo sentire Baldur che predica, sicuro. Che ti serve, Simo? Penna e calamaio. Sì, ce l'ho io in borsa. Posso chiedertelo in prestito? Un foglio di carta e in prestito il tuo calamaio. Ma ragazzi, Questa penna ha scritto grandi prima- poemi, per favore non sprecarla con stupidi disegnini. prima che Purtroppo, mi scordo, vai, prima, scusami. prima che mi scordo, hanno appeso un annuncio nella bacheca in piazza che chi avesse informazioni si rivolgesse in caserma per una deposizione. E mi siedo. Informazioni sulla nave. Sì, hanno fatto quello che dicevano ieri. Menestrello, artista, poeta. Purtroppo non posso. Oh, quanti titoli, che bello! Qualcuno di Immagino. riconoscente. So bene le usanze di alcuni di voi umani, soprattutto dei più attaccati al proprio io. Quindi perché no? Perché non riconoscerti i tuoi meriti? Ma purtroppo devo dirti che mi serve proprio per tracciare degli strani simboli. E poi tu prestarmelo comunque, te ne sarei grato. Sì, se non mi chiami umano. Ah, perdonami, faccio fatica a riconoscere la differenza. È vero, ma giusto. Ti giuro, mi sta a partire. Me ne esco. Senti chi parla. Chi ha problemi a distinguere anche i più anziani. Non colgo. Prendo il calamaio, mi alzo e vado dal bancone, lontano dagli altri. Io sono dietro le quinte a raccogliere le scommesse tra i due. E io ti Con, seguo.
con il foglietto traccio il simbolo che ho appena visto e me lo metto nello zaino e riporto il calamaio a Bine. E io sono dietro di te. Ti ringrazio. Sei dietro di me? Sì. Vabbè, ma da quando ho cominciato a disegnare? Sì. Beh, vabbè, ti faccio stare dietro di me. Chissà quando Mi mi farai giro. stare sopra di te. Ti rendo il calamaio e ti dico, bene, è bello vedere che hai anche delle buone maniere. Sicuramente la tua parte è elfica. Grazie. Vuoi una moneta? So No, che la no, parte umana si chiede spesso questa cosa. sono curioso invece del disegno. Un sogno. Un sogno. Che sogno? Sai, voi meditate? Per riposare intendo. Per riposare intendo. Meditate voi? No, ascolta, faccio proprio così. Ci penso un attimo. Sì, Bene. Allora saprai che durante la meditazione il pensiero è molto attivo e concretizza delle immagini. Io immagini nel mio lavoro d'artista, perché anch'io posso definirmi tale, vivo di queste immagini e quindi per me è fondamentale tracciarne i contorni. Quindi questa immagine si è formata dal nulla in una tua meditazione. Sì, quello che gli umani chiamano sogni, no? Sì, ma i sogni a volte sono rappresentazioni di quello che si è già visto. Io mi auguro sempre di creare cose nuove nel mio lavoro, ma magari se così dovesse essere sarà l'ennesimo progetto accantonato. Se ascolto la conversazione, tanto sto lì, sì, sto là Sì, vicino al tavolo. No, Tiro cioè per io sto là capire al se sta bancone ma sto vicino al dicendo, tavolo. sì, se sta dicendo cavolate o meno. no, i progetti E non devo vanno mai andare su abbandonati. I intuizione, giusto? progetti bisogna sempre continuare, specialmente se sono arte, disegno, Sono musica d'accordo. e anche cultura. Sono d'accordo, io non sono certo il tipo da abbandonare i propri progetti e mi viene da ridere. Però non ti faccio un tipo che segue l'arte. A mio modo sì. Per quello che hai ascoltato, no, non stanno dicendo niente di tutto corretto. Posso vedere che hai disegnato? Nano, No, no, ti interrompo, Simo, perdonami. Il lavoro di un artista non deve essere mai visto prima di essere completato. Mi spiace, Nano. Anche se sono per metà della sua razza, devo difenderlo. E poi è molto più affascinante di te, non specialmente posso la dargli magia. torto, non per il fascino ma per il progetto. E io devi sapere di me che sono molto molto protettivo verso le mie opere. Mi farebbe piacere vederne alcune. Comunque, orecchia a punta, cammina rasente muri, tenta al bardo. Ah, devo darti ragione, siete entrambi molto saggi. Mi rimetto a tavolo se volete continuare a conversare e far colazione insieme. Come no? Metto il foglietto nello zaino e Io mentre loro discutono di arte e di opere, mi guardo intorno per vedere se c'è il capitano della nave nella locanda, se sta facendo qualcosa. Ma dopo che siete entrati ieri sera non l'avete più visto. Ok. Per Grog ti svegli. Praticamente noti che sei nudo e i tuoi vestiti hanno una forma strana. Vado là, li scompongo un po' per vedere se sono veramente i miei vestiti.
Ovviamente noti che la prima cosa sulla pila è il stendardo piegato. Però comunque li noti in una posizione strana. Maledetto. Sei stato maledetto. Maleficio quello che vedi. Stregoneria questa. Vai in ira, Federica, prima mattina. Che cazzo ha piegato i miei vestiti? Comunque mi rivesto, riprendo tutto, rimetto tutto al suo posto, prendo lo zaino, ce l'avevo qua, l'aveva salito. Scendo sotto, cercando quel cazzo di zaino con un mal di testa della Madonna. Vado in giro a cercare il zaino. Ok, succede questo. Ovviamente c'ho sempre il martello. Ok. Ti orienti un attimo nella stanza. Invece che aprire la porta, come prima cosa apri l'armadio. Ti guardi intorno, capisci, ti orienti un attimo, vedi dove è la porta, esci dalla porta. Quando esci dalla porta noti che c'è un odore di casa e per terra c'è un bambino svenuto. Ti farei lo stomaco, bimbo. Lo scavalco e vedo che vado sotto. Ma c'è veramente un bambino svenuto? Te un bambino svenuto, sì. Dai, lo aiuto, lo rialzo, proprio lo prendo sano sano, lo metto in piedi. Se lo rialzi e lo metti in piedi, vedi che è uno dei gemelli. Maschio dei gemelli, è Osborne. Osborne. Che facevano questi qua? Pulizie. I camerieri. E l'altro si chiamava? Uno Serafina. Osborne e l'altro Serafino. Ah, ok, lo ce l'ho. Dico, dai, su Madonna, avrei visto di peggio in questa tua vita, no? Sì, sì, uomo, non so, sì, quello che tu sei. E lo vedi abbastanza pallido. Mentre lo alzi, un attimo che tu lo strattoni, vedi che apre gli occhi e fa tipo un cenno di rigurgito. Lo giro. Cioè, sono fortissimo, cosa gli faccio? Dai, su, vieni con me che andiamo a bere qualcosa, così ti riprendi. Me lo carico un attimo in spalla. No, non me lo carico in spalla, visto che c'ho il conato, lo tengo sotto il braccio, dietro la maglietta così e scendiamo. Sentite dei passi pesanti scendere dalla locanda, vi girate e vedete che praticamente Grog porta Osborne così. Date da bere a questo debole uomo. Vedete che Grog si è mezzo ripreso, c'ha un po' di occhiaie, però Ah, che poi riguardo Osborne dico, ma dove sta il mio zaino? Cioè, proprio da così lo giro, dove sta il mio zaino? vedi che indica il pancone, eh, esce Serafina dalla cucina, riprende il fratello, lo insulta e... Ma non lo insultavo, di bere qualcosa, che ancora si deve fare le ossa questo. E riprendo il mio zaino. E gli chiedo pure qualcosa da mangiare. ti porta la colazione, ti porta. Cioè Serafina ti porta la colazione e siete tutti lì. Senza dire niente, fisso Laurel. Mentre mangio lo guardo. Ido ci ha appena informato che appena al di fuori della locanda un cartello recita che chiunque avesse informazioni sulla Nina deve rivolgersi alle guardie. Sicuramente tu ne hai. Se vuoi condividerle prima con noi è ben accetto, dato che ti ho prestato soccorso quando ne avevi bisogno questa notte. E come vedi ho riposto tutti i tuoi averi sopra la sedia, senza privarti di nulla. Ad esempio, chi eravate nella nave? Quanti? E i loro nomi? Non lo so. Li so?
Vabbè, faccio i nomi di quelli che mi ricordo, di quelli con cui ho parlato. Allora, per una nave eravate una trentina di persone, non eravate passeggeri, cioè praticamente c'era solo un passeggero, gli altri erano tutti membri dell'equipaggio, anche tu Grogu, tra virgolette, per pagarti il viaggio dato come mozzo. Di passeggeri, solo uno. Gli altri erano tutti membri dell'equipaggio. Tutti. E a detta capitano la sera prima, erano tutti membri fidati. Estranei, erano, tra virgolette, due. Cioè io e Shui. Vabbè, quando Laurel mi chiede questa cosa, gli faccio i nomi che mi vengono in mente di quelli con cui ho parlato. Comunque sia, avete vissuto 3 mesi sopra una nave. I nomi li sapete tutti perché bene o male avete parlato, avete conosciuto tutti, avete conosciuto. Non è che dici che mangiavate insieme, si dormiva sotto la stiva, quindi tutti insieme, non è che c'erano... Quindi lo riconosco, me lo ricordo il nome di quello che ho inseguito? Non l'hai visto bene? Cioè, alla fine sì, 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 sì. Come si chiamava? Vabbè, tutti quanti lo chiamavano Spugna. Anche voi lo conoscete come Spugna. Faccio una domanda a Shui e Grog. Voi che magari c'eravate lì sopra, appunto, la nave e tutto quanto. È consuetudine per i marinai avere degli oggetti magici? Non lo so. È stato il mio primo Io viaggio. non, io non ne ho visti di particolari su questa nave, però neanche io ho grandi esperienze con i viaggi in mare, quindi devi prendere ciò che ti dico con le pinze. Tra l'altro proprio ti dice, io c'è tanto che sono sopravvissuto 3 mesi sopra la nave, quindi... Un mese. 2 mesi li ho passati sul bordo, sul cornicione a vomitare, quindi è andata molto bene, molto bene. Fossi stato Non ne hanno idea. avrei vomitato fino all'arrivo. Perché, Beren, anche tu pensi che sia stata opera di un incantatore? No, ragazzi, non è questione di storia. È questione che quella figura che ho visto, che è scappata ieri sera, che ho inseguito, era un membro dell'equipaggio. L'hai Dobbiamo visto? parlare col capitano. L'hai Lui Cosa? visto? Chiarisci questa situazione, non ne sappiamo niente. Anzi, non sappiamo di te che Non lo... Come non sapete di me? hai seguito qualcuno ieri. E io pensavo fossi fuggito. No, no, non sono fuggito. Ho inseguito uno, ho visto dei movimenti strani e l'ho seguito. Era un alto elfo. No, Con me. guardo Shui e gli dico era spugna. Dobbiamo parlare col capitano. Dobbiamo parlare col capitano che non so che cosa ha fatto cose, cose che non so cos'erano, Io, però ie- non c'era più. Ha fatto io, cose che poi non c'era più. io ieri sera, Era anche infatti, il mio piano della giornata, quindi cercare di capitare. prima che arrivassero le guardie e tutto quanto, mentre davo un'occhiata in giro, ho visto dei marinai con addosso oggetti magici. Lì per lì non gli ho dato peso, però adesso che mi stai dicendo questa cosa, inizio a collegare un po'. Non so cos'è un oggetto magico, non so di che cosa stai parlando, ma quello che ho visto io ha fatto delle cose che non sono normali. Io mi giro verso
Beren gli chiedo che tipo di oggetti magici. Non ti so dire, ho avvertito solo la loro presenza. Ok. Ma sei sicuro che li possedessero dei marinai? In mezzo a quelle persone che c'erano all'inizio vicino al capitano c'eravamo solo noi, il capitano e i marinai. Prima che arrivasse il gruppo di guardie e prima che io andassi a prendere da bere. Mentre tu cercavi di convincere a ispezionare la spiaggia, io ho ispezionato a terra. E su due di loro ho visto uno strano bagliore. 2. Quindi un altro dovrebbe essere presente, potresti Oh, farlo se stanno radunati. off game. Samu, erano 2 quelli che avevo visto, vero? 3, scusa, 3 su 3 di loro. Ah, pensavo, io mi ricordavo 1. Ok. Cerchiamo. Lo potresti rifare il giochetto. Sì. Se ce l'ho a portata, sì. Penso che queste informazioni vanno date alle guardie. Grog, mi descrivi Spugna? Questo Spugna che io non conosco. Gli descrivo Spugna. È semplice, un umano che ha 2 braccia, 2 gambe, Grog, bevici dita- su, dai, non ti preoccupare. 5 dita per arco, un paio d'occhi, naso, bocca, capelli, una leggera barba. Tu mi descriveresti un po' più accuratamente Spugna per capire se ho un minimo di memoria e ricordare se fosse uno di questi 3 tizi. Sì, assolutamente. Allora, persona che indossa panni trasandati con 2 occhi in naso. Siamo tutti profiler qua. Aspetta, No, bene. aspetta Samu, l'ho visto? Tu lo hai visto. Nel senso ricordo i 3 volti, i volti dei 3, Allora, non in maniera fotografica, però all'incirca. non in maniera fotografica, se invece che per dirti, invece tu ti puoi ricordare, invece che una faccia normale, tipo Quasimodo, un po' smorzata, la puoi ricordare. Ok, Ripeti. ok, allora Perché non gli date troppa importanza, che ne eravate tanti. infatti per quello Quindi facendo avanti e indietro, allora se mi dicevi la faccia del capitano, che l'ho ok, vista di più pure come personaggio. ci ha interagito, ok, anche il caporale ci ha interagito. Spugna, una persona che, ok, sì, ha un oggetto magico, però non è... c'è lì. Ok, quindi nemmeno se faccio prova a fare qualche tiro per avere non per rifarlo voglio dare- preciso. No, ti do una classe di difficoltà alta. Ok, Tira memoria, classe di difficoltà alta. Per alta ti parlo dal 18 in su. memoria su che era su intelligenza. Intelligenza. Culo. Devo fare 20 di dato. No, scusa. Due, cioè stasera raga è una merda, è una merda. Boh, dai, se ci pensi manca solo lo 0 a fianco. No. Anche perché poi un po' hai bevuto ieri sera, vedi tanta, cioè, vedi sempre tanta gente, perché ne Ok, puoi ok. fregare tanta, quindi... Ido ha ragione, dovete finire di consumare il vostro pasto e dobbiamo riordinare i pezzi tra le guardie.
andando a consegnare le nostre informazioni alle guardie. Sono d'accordo, Samu, se dovessi rivederlo, però riuscire, sia Spugna che gli altri due, potrei riuscire a ricordarli o sono facce troppo comuni per me? Troppo. Ok, così mi muovo diversamente. Io voglio sapere una cosa sola da te, Mezzorco. Quindi tu sei sicuro che uno dei 30 passeggeri della nave ad oggi non sia presente qui? Riformulo la frase se vuoi. Sì. Pensi che uno di quei 30 sia fuggito e non sia più in città? Che è scappato dalla città? Io non penso niente, io so che ieri sera uno di quelli che è venuto in barca con noi, o noi siamo andati in barca con loro, a un certo punto non c'era più. E Io è come se fosse diventato invisibile. Ma io ho visto una cosa strana, no, vabbè, ma non ve la racconto perché sennò mi prendete per matto, già mi trattano un po' tutti così. Di noi puoi fidarti, la situazione è già surreale di per sé, vuol dire che è già molto strana. Di conseguenza di pure tutto quello che sai. Ed è meglio che i dati vengano, ed è meglio che le informazioni vengano dette prima tra di noi, che riferite alle guardie. E le guardie davvero potrebbero prenderti per folle. Invece qui sei in una situazione amica. Beh, vedi che mi avvicino il mantello, mi avvicino, me lo stringo. Beh, quello là stava sulla scogliera, poi lo vedevo pure male perché comunque era buio, da lontano, e poi è uscito questo cerchio col fumo strano che vorticava e lui ci è entrato dentro e non c'era più. Ma non è andato nella scogliera, dentro questo cerchio. Assurdo, eh. Guardo i volti di tutti gli altri presenti al tavolo. Abbiamo conoscenza di questo tipo di magia? Non l'avete mai vista, però per sentito dire nei canti dei bardi si canta di portali, se li vogliamo chiamare così. Ci sono modi per spostarsi, sì. Quindi Non lo so dove, cioè, lo faceva verso la scogliera, potevo guardare di sotto per cercare il cadavere, però l'ha fatto verso di me, capito? Non è saltato in mare, è saltato verso di me Non ti ha detto nulla? e c'era... No, Direi tirare a girare. Quello stavo aspettando. sono proprio bravissimo a mentire, da girare. e anche perché gli hai detto no. Guarda, ce la faccio. No. Tu guarda come mo riesce a raggirare me, i tiri contro gli altri. Guarda come fa l'unico 20 della partita. Sì, per raggirare me. Inganno, no? Sì. Sì. C'ha la puttana 18. Devo tirare io percezione. Chi non si fida, sì. Tanto c'è, figurati. Cioè, capito? Uno. E stasera non è proprio, cioè per me... Ah, ok, va bene. Va bene. Cambiamo gli sti di dati, ma avete rotto il cazzo, mo ve lo dico. Che è modificato l'algoritmo, poi invece che per eccesso è modificato per difetto, è modificato. Sì, ma che me lo modificavo solo a me, cioè a tutti, lo modificavo solo a me. Allora, mentre voi state facendo brainstorming dove state mettendo insieme le vostre informazioni,
Sentite una campana che suona. Di nuovo. Samu, come sentiamo la campana che suona, io È riprendo tipo subito quella tutte le mie del cose giorno precedente. ed esco lì fuori, cioè già in assetto di guerra proprio. Riprendo il mio zaino, il mio martello ed esco lì fuori. Invece che aveva detto Lore che non ho sentito? No, niente, la stessa cosa che avete detto voi. Uscite fuori, ovviamente un gruppo di persone sta radunando dove voi ieri avete scaricato il sale. Andiamo a vedere. Andate tutti? Sì. Sì, sì. Io in realtà vorrei rimanere nei pressi della locanda, non mi vorrei avvicinare tantissimo, quindi rimango sulla parte esterna della locanda lungo le pareti. Allora voi vi allontanate, andate nella zona dove avete scaricato. Dimmi. Tu hai detto, vediamo nella zona del porto dove abbiamo scaricato il carico un gruppo di persone, giusto? Ok. E la campana chi è che la suona? Cioè la campana sta sul molo, Passa nel porto. sta nel porto, quindi un È po' un più alto la segnale. campana e sta lontano da quel gruppo. Sì, è come il faro, capito? Mhm. Il faro non è che sta lì, sta in una zona del porto e sta lì ad indicare, a fare la segnale a qualcosa. La Mhm. campana sta da un'altra parte, però sembra che ha un segno di richiamo, di avviso, di allarme. Ok? Mhm. Vabbè, vabbè. Quindi vedete che dove avete scaricato il salieri si sta radunando un gruppo di persone, avvicinate e vedete che in mezzo al sale, in mezzo ai sacchi di sale, comunque in mezzo al sale, c'è il corpo di una persona. Si affianca uno della ciurma, marinaio X, guarda e dice: Questo è Spugna. Io sbianco. Io a questa frase sbianco.